L'Islam è la seconda religione al mondo più diffusa, con oltre 1,8 miliardi di fedeli sparsi in tutto il mondo. Chiaramente qui non è rappresentata, ma in gran parte del resto del mondo, nelle Americhe, è presente la religione islamica, se non così rappresentativamente numerosa, ma comunque presente. E poi vedete questa zona qui, che noi conosciamo molto bene perché è interessata dai nostri amici che ci stanno seguendo, e parliamo della penisola balcanica. È interessata chiaramente anche sono presenti i fedeli della comunità islamica. Quindi una religione tra l'altro in continua espansione, pensate, è forse la religione che aumenta più progressivamente, in maniera più veloce, che acquisisce più fedeli in maniera più veloce in tutto il mondo. Chiaramente non è qui l'Europa, vedete, non è segnata perché le presenze sono minime rispetto alle religioni dominanti presenti più storicamente, come quelle cristiane appunto, ma anche in Europa c'è una grossa fetta di religiosi islamici. Di fedeli islamici, come abbiamo detto, almeno in direzione della quale tutti pregano più volte nell'arco della giornata. Sapete, è un po', poi chiaramente approfondiremo anche questo aspetto, guardate qui, la Mecca con tutti i fedeli che girano intorno, c'è un rituale che va seguito. Chiaramente andare alla Mecca vuol dire anche impegno economico, e infatti da questo incontro che deve avvenire almeno, dovrà avvenire almeno una volta nella vita, sono esentati i poveri che non possono affrontare le spese del viaggio. E, anche perché diciamo, tenete presente che venendo da tutte le parti del mondo sarebbe stato comunque un viaggio oneroso da sopportare, e per questo hanno una dispensa i poveri, proprio che consente loro di non rendere omaggio alla Mecca. I musulmani. La parola musulmano deriva da muslim, credente. I musulmani di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro etnia, cultura e condizione sociale, si sentono fortemente legati tra loro. Ciò influisce non solo sulla loro spiritualità, ma anche sulle loro scelte economiche, politiche ed etiche. La legge coranica, infatti, è un insegnamento che uniforma fortemente la vita dei fedeli, non solo da un punto di vista religioso, ma condiziona anche la morale quotidiana e le azioni che ognuno svolge verso se stesso e verso gli altri. Forse tra tutte le religioni quella musulmana è quella veramente che crea comunità, ovunque essa sia, proprio perché appunto è evidentemente è un fatto di tradizione religiosa, di pratica religiosa, questa comunanza che crea coesione, è molto importante, e vale per tutte le diciamo, comunità islamiche. Qui vi ripropongo il simbolo dell'Islam, che è la mezzaluna con una e quindi anche per parlare di simbologie. Adesso di cosa andremo a parlare? Come sapete, la nascita dell'Islam rispetto alle religioni monoteiste di cui ci siamo occupati è la più giovane, e quindi è forse quella che l'importanza che ha rivestito anche dal punto di vista storico-economico nella evoluzione della storia abbastanza recente, quella che forse ricordiamo maggiormente, no? Quando, e qui parliamo proprio insomma dal punto di vista anche della programmazione, per esempio della storia, no? Quando si studia storia a scuola, quanta importanza assumono i saraceni nella nostra storia recente. I saraceni così venivano definiti, gli arabi e le popolazioni di religione islamica all'epoca.
All'inizio del VII secolo Maometto, che è il nome italianizzato di Muhammad, iniziò la sua predicazione alla Mecca e fondò questa nuova religione monoteista chiamata Islam. All'epoca la penisola arabica era poco urbanizzata, la popolazione che l'abitava era organizzata in clan tribali e principalmente occupata nella pastorizia e in attività commerciali. La penisola era infatti un luogo di transito delle merci tra l'Asia e il Mediterraneo. La Mecca era il centro commerciale più importante dell'epoca. Era dominata dai clan dei Qurayshiti, che avevano eletto la Kaaba a luogo di culto. E, quindi vedete come il commercio, l'economia, gli scambi erano importanti, sono stati sempre importanti, e qui stiamo parlando del VII secolo, no? E quindi praticamente ancora oggi in modalità diversa, chiaramente proprio perché la storia si evolve, va avanti, progredisce. Quando intorno a un luogo c'è interesse economico, poi tutto il resto dell'interesse avviene di conseguenza. E così è stato per la Mecca, che da centro commerciale più importante poi era stato eletto anche come luogo di culto di tutte le divinità della penisola, e attenzione, è meta quindi di pellegrinaggio. Nella penisola arabica, infatti, convivevano le diverse religioni, politeismi e animismi, insieme a quelle ebraiche. Quindi, che cosa abbiamo? La Mecca, che di fatto un centro importante, era il centro commerciale più importante, era dominato dai clan, ma con la presenza, la tolleranza e la convivenza di tutte le religioni. Quindi parte come centro di incontro, di dialogo, proprio perché erano rappresentate tutte le religioni, quelle pagane, quelle monoteiste e quelle animiste, che sono quelle, sapete bene, che ancora oggi sono praticate, tipo l'induismo, l'animismo stesso. In questo contesto, quando Maometto propose un nuovo monoteismo e un atto di sottomissione ad Allah come unico Dio, capite bene, non fu bene accolto dall'oligarchia meccana, che era comunque interessata a mantenere immutata la situazione politico-religiosa della città. Tenete presente che la Mecca comunque viveva un equilibrio, perché per tenere insieme tutte queste religioni e tutte queste diverse sensibilità e culture non era certamente semplice, erano unite proprio dallo sfondo commerciale, dall'interesse economico, che io sottolineo sempre proprio perché vi voglio portare un esempio. Quando intorno a un luogo c'è crescita, c'è produzione, c'è scambio, c'è attività e ricchezza, tra virgolette, perché poi anche di ricchezza dovremmo darne una definizione, ma non è questo il contesto, comunque la tolleranza è maggiore, è garantita. Vengono tollerate tutte le religioni, tutte le diversità, tutte le alterità. Nel momento in cui viene messo in discussione qualcosa, è chiaro che chi ha interesse che questo equilibrio venga tenuto saldo, che appunto era rappresentata, in questo caso l'equilibrio lo rappresentavano, l'interesse dell'equilibrio era interessata dall'oligarchia meccana, cioè della Mecca, dai grandi, dai potenti, dagli imprenditori, da quelli che comunque gestivano la situazione dal punto di vista commerciale e finanziario, e allora viene messo un po' in difficoltà proprio la figura di Maometto, proprio perché c'era il timore che l'ingresso di una nuova religione, che comunque aveva delle regole ben precise, che chiedeva totale sottomissione, andasse a mutare un po' tutta la situazione politico-religiosa con i relativi equilibri che si erano creati negli anni. Infatti poi ai suoi primi seguaci, nel 622, Maometto si spostò dunque a Yadrib, poi nominata Medina. Lì il profeta divenne un vero e proprio capo politico e si costituì il primo nucleo della comunità islamica. Adesso vedremo quante persecuzioni ha dovuto comunque subire Maometto, perché chiaramente il fatto di essere andato a scombinare queste carte che ormai erano predisposte e tenute bene da interessi di vario genere, questo gli abbia creato guai, e quindi poi lui fu costretto qui ad andare a Medina per poter continuare la sua predicazione.
In seguito poi tornò alla Mecca nel 624 e la sostituì definitivamente a Gerusalemme come punto di orientamento della preghiera. Adesso vediamo un pochino la figura di Maometto, che chiaramente merita gli approfondimenti, perché chiaramente abbiamo detto che la figura di Maometto poi sarà quella centrale nello sviluppo e nella pratica religiosa di questa religione islamica, e quindi è una figura che dobbiamo approfondire, lo faremo tra qualche minuto. Anche lì comunque, dopo qualche anno, parliamo di Medina, di conflitti, di trattative diplomatiche con i clan locali, la maggior parte delle tribù però si convertì all'Islam, quindi ebbe ragione Maometto con la propria predicazione. Da quel momento in poi la diffusione del nuovo monoteismo e le conquiste territoriali degli arabi sono state rapide e molto vaste. Chiaramente qui bisognerebbe fare un percorso anche storico che noi non faremo. Io vi ho dato chiaramente qualche cenno di quanto gli arabi siano stati abili nell'occupare terre, nell'espandersi anche per questo motivo, chiaramente, perché dove andavano occupavano, progredivano insieme alle realtà locali, e quello poi ha consentito anche la diffusione della loro religione, della loro fede. Alla morte di Maometto nel 632 l'Islam riuniva ormai gli arabi in una fede religiosa comune e in una comunità politicamente coesa. Piccolo miracolo, perché qui parliamo di pochi anni, tutto sommato, no? E in pochi anni ci fu questa diffusione enorme. Negli anni immediatamente successivi alla morte del profeta, la guida della comunità islamica fu assunta da 4 califfi, che succedendo rapidamente l'uno all'altro iniziarono la costruzione di quello che sarebbe diventato poi un grande impero islamico, esteso dalla Persia alla penisola iberica. Adesso vediamo un pochino meglio la figura di Maometto. Chiaramente figura dominante e imprescindibile nello studio della religione islamica. 5 secoli dopo la nascita di Cristo, alla Mecca, in Arabia, si veneravano 300 divinità, pensate, e si credeva nell'esistenza di esseri invisibili, i dinis. In questo luogo, nel 570 circa, nacque Maometto. Apparteneva alla tribù dei Quraysh, la più potente e ricca grazie ai commerci e al pellegrinaggio, alle divinità della Kaaba. Quindi, come abbiamo detto prima, questa cosa l'abbiamo già citata, come lo ricordo perché è importante, alla Mecca c'erano tutti questi pellegrinaggi, erano rappresentate tutte le religioni, e questo creava un grosso riscontro economico, perché c'era commercio, c'era scambio, c'era interesse al progresso. Perché io lo sottolineo sempre? Perché pensate che è quello che stiamo tentando di fare ancora oggi con queste lezioni. Cioè, queste lezioni sono un tassello, sono un nodo di una rete che stiamo cercando di tessere, che va proprio in questa direzione. Perché che cosa è successo? Se con le esigenze del mondo odierno, di conoscenza, di stare in luoghi di cui si è solo sentiti parlare o di cui solo vediamo immagini sui social, su internet, che ci tiene così uniti ma seppur distanti. La finalità quale dovrebbe essere? La finalità è quella del progresso, di progredire, quindi soddisfare la nostra fame di conoscenza, ma soprattutto creare occasioni di sviluppo. E le religioni, ancora una volta, possono rappresentare un viatico fondamentale per questo sviluppo. Come lo è stata, pensate, nel 570 d.C. Era già le città dove le religioni si incontravano, erano città ricche, erano città potenti, perché praticavano il dialogo, praticavano lo scambio e progredivano economicamente. Quindi, come vedete, quando c'è dialogo, capite bene che se c'è dialogo, c'è confronto, c'è lavoro, c'è progresso, c'è sviluppo.
ci sono le mentalità aperte, c'è l'apertura, lo scambio, e questo è fondamentale, e noi non stiamo dicendo nulla di nuovo. Evidentemente in tanti secoli queste caratteristiche, queste peculiarità di questo dialogo è venuto meno, lo abbiamo dimenticato, e anziché tentare di andare avanti con la tolleranza e con il progresso, siamo andati avanti con le divisioni, quando invece tutto quello che deve tenere insieme è il rispetto e la tolleranza della diversità e dell'alterità. Pensate che insegnamento proviene dalla Mecca, cioè, qui parliamo di praticamente 1500 anni fa e più. Ecco. Ed era, parliamo di tribù, clan, popoli che erano molto più avanti di noi, proprio nell'approccio alle religioni. Maometto venne perseguitato, l'avevamo già, no, quindi stavamo dicendo apparteneva eccetera eccetera. Ok, attorno al 610 Maometto ebbe le sue prime rivelazioni e la sua prima moglie, Khadija, lo esortò a non sottrarsi alla sua missione, sostenuta anche da Abu Bakr, suocero del profeta, e da Ali, cugino e genero. Maometto venne perseguitato a causa del suo nuovo pensiero religioso, che professava la fede in un Dio unico, Allah. Se questa verità fosse stata accettata dalla popolazione araba, nessuno avrebbe più compiuto i pellegrinaggi alla Mecca. Questo era il timore che, come abbiamo precedentemente letto e spiegato, gli oligarchi nutrivano, perché chiaramente dice qui c'è un via vai di tante religioni, di tanti pellegrinaggi, adesso se ne dovessimo togliere alcuni e tenere soltanto uno, gran parte dei pellegrinaggi verrebbero meno, e quindi anche il commercio avrebbe subito grossi danni, e i primi a rimetterci sarebbero stati proprio i Quraysh. Maometto fu costretto quindi in seguito a queste persecuzioni a rifugiarsi a Medina, allora chiamata Yathrib, con la famiglia e i suoi primi seguaci. Nel 622 l'Egira indica che questa data è l'inizio praticamente del calendario islamico, si dà per l'inizio. Egli tornò alla Mecca nel 628 e nel 630 conquistò definitivamente la città e distrusse gli idoli presenti all'interno del santuario della Kaaba. Da questo momento cominciò l'ascesa dell'Islam e alla morte di Maometto nel 632 tutta l'Arabia era sotto il dominio musulmano. Vediamo adesso i capisaldi, i pilastri della religione dell'Islam. Sono 5 fondamentalmente e sono la professione di fede, la preghiera, l'elemosina obbligatoria, il digiuno durante il mese del Ramadan, il pellegrinaggio alla Mecca. Come avrete notato, mi sto soffermando sui capisaldi in maniera abbastanza precisa, perché voi tenete presente che sia della religione ortodossa che di quella cristiana, che comunque la stessa madre, la stessa matrice, cioè che quella cristiana, quindi cattolica, e poi di quella ortodossa, abbiamo tenuto 2 lezioni, quindi abbiamo potuto suddividere le informazioni. Questa sarà bella pregna di informazioni proprio perché è diversa, non ha la stessa matrice, e quindi ritengo sia utile spiegarla più approfonditamente, sottolineando veramente le caratteristiche per una conoscenza scevra da pregiudizi. La professione di fede o shahada, mi perdonerete se la pronuncia non sarà precisa e puntuale, lo dico soprattutto appannaggio dei nostri amici che ci ascoltano, perché magari alcuni di loro sono di religione islamica e quindi chiedo scusa a loro se la mia pronuncia non è puntuale. Dunque, non vi è alcun Dio al di fuori di Dio, e Muhammad è il suo profeta. Questa dichiarazione di fede si chiama Shahada, una semplice formula che tutti i fedeli pronunciano. In arabo la prima parte suona così: La ilaha
Ilah, non c'è altro Dio al di fuori di Dio. Ilaha, Dio, fa riferimento a qualsiasi cosa potremmo mettere al posto di Dio, il benessere, il potere e via dicendo. Poi viene Ilah, al di fuori di Dio, la sorgente di tutto il creato. La seconda parte della Shahada recita Muhammadun Rasulullah. La preghiera rituale, Salat. Le 5 preghiere quotidiane che il fedele col capo coperto deve compiere, sempre rivolto verso la Mecca, avvengono all'alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e alla sera. In moschea vi è una nicchia apposita, ma in casi di necessità ci si può avvalere di una piccola bussola che ti indica chiaramente la posizione della Mecca. Le ore sono state fissate qualche tempo dopo la morte di Maometto. La più importante è quella del mezzogiorno, specie del venerdì, che è il giorno festivo, nel quale però non viene imposto il divieto di lavorare. La preghiera del venerdì in moschea è obbligatoria per ogni fedele di sesso maschile. Direte, se uno lavora, interrompe il lavoro per eseguire la preghiera del mezzogiorno. Quindi non c'è un divieto al lavoro, un'esenzione dall'attività lavorativa, ma durante il lavoro ci si prende quel tempo per potersi dedicare alla preghiera del mezzogiorno e poi si ritorna. Vi racconto un'esperienza che ho fatto in una mia visita a Dubai. Eravamo al mercato, insomma, credo si stesse in un negozio di spezie, cosa che mi appassiona molto, tra l'altro le spezie, e quindi eravamo lì a fare degli acquisti, eravamo tante persone, tanti turisti, tutto il nostro gruppo che era abbastanza numeroso, e all'improvviso sentimmo il muezzin che chiamò chiaramente e invitò alla preghiera, e il commerciante del nostro negozio lasciare tutto e dirigersi, uscire, andare in uno spazio comune per andare a pregare. Per noi occidentali fu una cosa abbastanza che destò meraviglia e stupore, perché innanzitutto, ora proprio dal punto di vista diciamo della pratica che era stata condotta, cioè il commerciante, il titolare dell'impresa, del negozio, lascia tutto come stava, non è che chiuse il negozio e andò via, no, lasciò tutto immediatamente. Io credo che ci disse sto andando a pregare, io non so perché comunque parlo in arabo e comunque noi non ce ne accorgemmo, tanta era la gente che stava lì a vedere le spezie, insomma a guardarsi intorno, e andò via. Noi non lo vedemmo più. Poi qualcuno ci spiegò che era andato a pregare. Lasciò tutto come stava, quindi pensate, senza curarsi di qualcuno che poteva magari approfittare, eccetera. Noi occidentali abbiamo pensato, la prima cosa che abbiamo pensato è stata questa, adesso io non mi nascondo, i primi commenti furono proprio questi. E se qualcuno ruba, ma il richiamo della preghiera e dell'ottemperanza, della preghiera del mezzogiorno, è chiaramente più importante di tutto. E quella è, come abbiamo detto, si fa anche durante il lavoro, a prescindere da quello che si sta facendo. Quindi veramente una testimonianza di quanto sia sentita la preghiera in generale durante la giornata, ma nel particolare quella del mezzogiorno. Le preghiere sono recitate con molta calma, sono brevi e tutte tratte dal Corano e dagli Hadith, che sono i racconti di vita e detti di Maometto scritti dai suoi seguaci. All'inizio si prega in piedi, poi vi sono piccole e grandi prostrazioni sopra un tappeto o una stuoia, con la fronte poggiata per terra. È, diciamo, abbastanza in uso, comune, vederlo. Per noi fu abbastanza facile renderci conto, proprio perché tutti questi commercianti, perché eravamo in un mercato, sapete, tipico arabo, e erano andati in un luogo all'aperto comune e pregavano così. Quindi anche per noi fu un momento di condivisione spirituale, perché è vero che loro erano intenti nella loro recita, ma comunque
noi li stavamo vivendo, vivevamo comunque, avevamo vissuto, avevamo visto, ascoltato, pardon, la voce del muezzin che li richiamava alla preghiera e comunque vedevamo pure la loro liturgia, diciamo, quindi la loro, questa sacralità che comunque era pervasiva, cioè anche noi non capendo, non intendendo, però c'era questa condivisione che fu una cosa nuova per noi, ecco, che veniamo dal mondo occidentale e non siamo avvezzi a condividere questi momenti con gli arabi perché, diciamo, è difficile che proprio perché non è evidentemente, non sono molto numerosi, nonostante adesso le comunità che praticano la religione islamica sia sempre più in aumento, grazie anche al fatto che tanti si trasferiscono da noi, sono nel nostro paese per cercare altre opportunità lavorative e quindi con loro, con la ricchezza umana, vengono a portarci anche una ricchezza religiosa altra rispetto a quella più comune nostra, che è quella di matrice cristiana. E quindi c'è tanta possibilità di incontro e di approfondimento, che è una cosa che può dare soltanto ricchezza umana e ci può far, come posso dire, approcciarci a un altro mondo completamente diverso dal nostro, che è proprio quello arabo e in questo caso o musulmano se ci soffermiamo sulla religione a 360 gradi rispetto a quello nostro. Anche questa è perché io sottolineo il mondo arabo e il mondo musulmano, perché chiaramente non sono la stessa cosa. Noi tendiamo ad associare la religione islamica agli arabi, ma ci sono tante etnie e popolazioni che non sono arabe e sono musulmane esse stesse, anch'esse. Quindi io quando parlo di conoscenza del mondo arabo, perché? Perché da noi le comunità che praticano religiose, da noi io parlo, chiaramente sto parlando dall'Italia, parlo di questa piccola comunità che è la mia città, che è Canosa, le comunità che praticano la religione islamica praticamente sono quasi tutte arabe di provenienza, di etnia, insomma, araba, mentre sappiamo benissimo, lo abbiamo detto all'inizio, che la religione musulmana è praticata praticamente in tutto il mondo. Adesso passiamo al terzo caposaldo della religione musulmana e poi facciamo una piccola pausa. Elemosina legale, zakat. L'elemosina legale, zakat, consiste in una esazione statale delle imposte, in genere il 2,% del reddito annuale netto, con destinazione precisa e attenzione, per opere di beneficenza o di pubblico interesse, per le spese comunitarie e il mantenimento del clero, per i debitori insolventi o per i neoconvertiti, nonché per la diffusione dell'Islam o per la sua difesa. Pensate, c'è, ed è prevista dal Corano, una imposizione specifica, chiara, di dove debbano andare a finire questa parte di esazione statale delle imposte. Quindi c'è una destinazione ben precisa che non prescinde mai da questa finalità. È anche possibile però fare delle offerte volontarie per le casse delle moschee, come accade per le chiese cristiane, no? L'elemosina legale non è ritenuta solo la base della giustizia sociale, insieme al divieto dell'usura, ma anche un mezzo di espiazione dei peccati, per cui il suo valore è sia legale che morale. Ecco perché è prevista nel Corano, è una legge, proprio perché ha una finalità morale, oltre che legale, che è quella dell'espiazione dei peccati. Quindi attraverso la redistribuzione, attraverso queste offerte chiamate zakat, il peccatore espia i suoi peccati. È un percorso, è una tappa di un percorso. Il quarto caposaldo dell'Islam, il digiuno del Ramadan, Saum. Il digiuno implica l'astinenza da qualunque cibo e bevanda, dal fumo, dai profumi e dai rapporti sessuali durante il mese del Ramadan.
nono mese del calendario islamico, che già era considerato sacro presso gli antichi arabi. A causa del calendario lunare, il Ramadan cade in stagioni diverse e per quella estiva il digiuno è particolarmente gravoso. Solo dopo 33 anni ricade nella stessa data. Maometto aveva cominciato con l'imporre il digiuno ebraico del Kippur, che va dal tramonto di un giorno al tramonto del giorno successivo, ma a causa della rottura con gli ebrei di Medina, ricordate, lo abbiamo detto prima, l'abbiamo detto all'inizio, no? Lo sostituì con questo digiuno mensile limitato alle ore di luce solare. Ora, pellegrinaggio alla Mecca. Ogni musulmano deve recarsi, che è il quinto caposaldo praticamente della religione islamica. Ogni musulmano deve recarsi almeno una volta nella vita alla Mecca. I poveri sono dispensati dal pellegrinaggio. Alla Mecca si trovano i luoghi più sacri dei musulmani, interdetti ai fedeli. Secondo il Corano, Maometto vi iniziò il ministero e Abramo vi ricostruì la Kaaba, edificata da Adamo, aiutato dal figlio Ismaele, in segno della loro sottomissione a Dio. La Kaaba è un edificio a forma di cubo, 9 metri per 12, che si eleva nel cortile della grande moschea. Nell'angolo sud-est, all'esterno, vi è incastrata la famosa pietra nera, un meteorite che prima di Maometto veniva identificato con il dio locale Wal e che fu ridotto in frammenti nel 683 d.C. Cos'è il Corano? Anche se prima di addentrarmi con la condivisione del Corano, di qualche informazione sul Corano, mi piacerebbe, abbiamo parlato di musulmani, di religione islamica, mi piacerebbe parlarvi di un'altra branca della religione musulmana, islamica, che ho avuto modo di conoscere, una confraternita potremmo chiamarla con linguaggio nostro occidentale, che ho avuto modo e piacere di conoscere in questo viaggio di dialogo interreligioso che abbiamo condotto con il nostro progetto appunto del dialogo tra religioni. Perché è stato importante per me questa nuova conoscenza? Perché proprio in un'epoca in cui si alzano sempre più muri, sempre più alti, più numerosi, ci sono storie che si raccontano in direzione ostinata e contraria. E questa è proprio la tradizione, la storia dei Bektashi. Perché in un'epoca di queste identità finte ci sono 1000 sfumature invece che vanno raccontate di identità e comunità vere e non immaginarie che resistono da tanto tempo e che progrediscono insieme alla società. Perché in questo senso la storia della fede, della cultura e delle tradizioni del Bektashismo è illuminante. E lo è stato almeno per me e per molti di noi che erano presenti durante questo viaggio. È una tradizione che veramente ha superato confini e frontiere e ci tengo oggi a citarla perché ci sono legami anche con la nostra nazione, con l'Italia. Intanto sottolineo che è stata proprio l'Albania la patria praticamente del Bektashismo, perché sono legate da un legame profondo che racconta la comunità di entrambi, segna la storia di una comunità che ha sofferto, che è stata segnata e che comunque grazie anche a questa comunità e a questo Bektashismo che si è insediato ha cercato sempre di mutare, di progredire. Quando arrivano i Bektashi in Albania? Arrivano in fuga dall'impero ottomano, no? Che li aveva banditi. Pensiamo, si pensa, si dice, si narra e si studia che il Bektashi sia sorto intorno all'VIII secolo. Bandito poi dall'impero ottomano, arrivano nel 1826 circa in Albania e da allora poi non sono più andati via. Arrivano in una terra che è stata cristiana per tradizione, no? I Balcani erano stati
cristiani per tradizione, anche se poi erano stati interessati dallo scisma del 1054 che li divise in ortodossi e cattolici. Una comunità segnata ancora poi dall'arrivo dell'Islam, al quale poi si convertì una parte della popolazione nel 1500. Altri poi fuggirono in Italia. Ecco perché è importante che oggi io lo sottolinei e che ritagli una parte non marginale di questa nostra chiacchierata ai Bektashi, perché non ho fatto in tempo a preparare delle slide, ma ve le racconto perché comunque è uno studio che io ho fatto grazie anche delle mie amiche albanesi che ho incontrato durante questi viaggi, che ho avuto modo di incontrare e condividere, con le quali ho avuto modo di condividere questa passione per la spiritualità e per lo scambio che va oltre la questione strettamente religiosa, perché lo scambio e la ricerca della spiritualità, come ho detto tante volte, prescinde dal credo religioso. È una parte di noi stessi che è presente, che ha sempre bisogno di progredire, di confrontarsi, di dialogare, proprio perché è nel confronto che raggiunge il più alto esempio di spiritualità. E io, grazie a tutte le mie amiche albanesi, ho avuto questo incontro, questo confronto e ho avuto modo di conoscere una realtà che ignoravo, di cui ignoravo persino l'esistenza e che invece è strettamente legata con la mia terra, con l'Italia, proprio perché la prima comunità Bektashi, quando è stata perseguitata, è fuggita in Italia, ha trovato riparo in Italia, ha portato con sé la lingua che ancora vive in tante regioni italiane. Pensate, noi abbiamo pensato fino a poco tempo fa che fosse solo presente la comunità albanese, quindi con le caratteristiche albanesi, prescindendo dalla religione Bektashi, e invece no, perché la lingua e tante pratiche sono proprio della religione Bektashi e le ritroviamo in Italia in alcune comunità. Sarebbe bello anche questo, sarebbe anche questo bello da proporre come percorso turistico, perché che cos'è il turismo se non la conoscenza del territorio? E come fai a conoscere un territorio se non attraverso la storia che l'ha condizionata, l'ha promossa, l'ha fatta progredire? E questi territori noi li troviamo sia nel Molise che in Puglia, quindi che sono le due regioni che insieme all'Albania e il Montenegro sono coinvolte in questo progetto e questo è già pronto sul piatto, è un percorso pronto già sul piatto che si potrebbe preparare, che potrebbe essere concretizzato in un percorso vero e proprio di turismo e di dialogo interreligioso, proprio perché attraverso tutta la storia, l'insediamento della popolazione, ne conosciamo le origini, conosciamo la lingua, andremo a vedere l'influenza anche dal punto di vista artistico, non certamente soltanto dal punto di vista linguistico, della pratica religiosa, di pratiche che noi pensiamo essere nostre, ma in realtà ci sono state portate da questi amici d'oltremare, e anche nelle tradizioni gastronomiche, perché tante tradizioni gastronomiche che noi pensiamo essere autoctone, in realtà hanno subito l'influenza di questi nostri amici, di questi popoli che ci hanno raggiunto nei nostri territori. Quindi guardate quanto si può fare attraverso la conoscenza, quanto la cultura sia importante. Il Bektashismo, dicevo, arrivò con l'idea di Bektash Veli, un predicatore a cui deve il suo nome poi, no? A sua volta influenzato dalle predicazioni di Fadlullah, predicatore sufi persiano, ed è proprio dal sufismo che origina, dalle congregazioni della preghiera e delle contemplazioni diffuse in Anatolia, proprio questa pratica, che viene guardata sempre con sospetto e persecuzione sia dai sunniti che dagli sciiti rigorosi. Il sufismo è una pratica che prevede un grosso equilibrio con se stesso e con il mondo, spesso accusato di eresia, per questo rivolgersi a Dio e all'io interiore, quello che dicevamo prima, alla spiritualità dell'essere umano, quindi non soltanto al suo credo, alla sua pratica religiosa. Quindi dicevamo si
Il sufismo è una pratica che si rivolge non solo al Dio, ma all'io interiore di ogni essere umano, nel proprio cammino di fede. Ed è a questo che si rivolge, più che all'ortodossia e al proselitismo. Quindi ha una pratica, ha un modo di stare tra la gente diverso, altro rispetto alle religioni più note di cui abbiamo parlato sinora. Quando arrivò in Albania, quindi si insediò, trovò una comunità che comunque si disponibile, abbiamo detto già abbastanza sofferente, proprio per le invasioni che aveva subito, per tutto quello che già era stato. E quindi ha trovato questa comunità aperta che gli ha dato la possibilità di insediarsi e di radicarsi. Un particolare di Tirana, nello specifico, Tirana è diventato il ponte del dialogo religioso, proprio perché a Tirana, come ho detto l'altra volta, come ho detto la prima volta che ci siamo sentiti e visti, c'è un culto, c'è una conoscenza, un'accoglienza per quello che è diverso, per le pratiche religiose, della conoscenza che veramente dovrebbe essere presa ad esempio in tutto il mondo, perché è diventata una realtà. Forse qualcuno ha un microfono aperto perché sento rumori esterni. Dicevo che è un esempio, è diventata un esempio perché dove c'è accoglienza, dove c'è tolleranza, dove viene praticato il dialogo, non può esserci che progresso. Lo abbiamo detto prima quando abbiamo parlato della Mecca e lo ribadiamo e lo viviamo oggi. Guardate questo ponte tra la Mecca e Tirana. La Mecca era progredita già agli albori perché erano rappresentate tutte le religioni che in pace progredivano e trovavano il sistema di attrarre pellegrini proprio per avere scambi commerciali. Quindi era finalizzato non solo allo scambio, c'era una finalità certamente economica, che però era solidale, cioè era nel senso che non era di sfruttamento, ma era soltanto di progresso, quindi far progredire i popoli che giungevano lì, proprio attraverso lo scambio commerciale, culturale. Tirana è diventata questo. Io non posso che parlarne con stupore e con ammirazione e quando ne abbiamo parlato anche con altri che hanno fatto con noi questo percorso, siamo state tutte d'accordo nel sostenere che ormai Tirana va presa ad esempio per come si gestiscono le risorse, per come si gestiscono i fondi, per come riesce a stare nel dialogo e nella modernità, per come sta creando nuove opportunità partendo appunto dalla tolleranza e dalla conoscenza reciproca. E per il nuovo, l'altra volta non so se vi ricordate, noi abbiamo citato l'agenda dell'ONU 2030, no? Che è quella che un po' delinea i tratti salienti di questo nuovo mondo che dobbiamo andare a disegnare. E come facciamo a disegnare questo nuovo mondo se non partendo da nuovi presupposti? Perché quelli precedenti sono stati fallimentari, no? Abbiamo visto a più riprese, li vediamo, li viviamo a più riprese. È intorno a noi il fallimento dei vecchi presupposti. Guerre, sfruttamenti, problemi ecologici, problemi ambientali. C'è un mondo in sfacelo intorno a noi e quindi queste situazioni di resistenza quasi a questo modo che ormai è in rovina e che imploderà, di porre quindi una resistenza e di proporre questo metodo alternativo, questi modi alternativi di fare comunità, società, progresso, impresa, sono fondamentali, sono diventati imprescindibili, perché non si può certamente prescindere da un modo diverso di stare al mondo e di convivere se il mondo dovrà avere uno sviluppo e dovrà avere un futuro. E Tirana in questo è stata veramente faro, perché è stata una scoperta, come sono stati una scoperta, come è stata una scoperta la comunità Bektashi per la loro professione di amore, di tolleranza, di pace, di incontro. Noi siamo stati accolti nel loro tempio dal leader mondiale che ha sede
a Tirana, persona di una mitezza e veramente di una pacatezza che è stata molto, molto, come posso dire, illuminante, perché al di là di ciò che in cui si crede rimane l'empatia che riescono a costruire e i rapporti che riescono a costruire gli esseri umani. E che gli esseri umani sono quelli che si vedono, si condividono, si incontrano, si scontrano, e se alla base c'è un rispetto e una forza interiore come quella che ci hanno mostrato i nostri amici Bektashi, veramente i presupposti non possono che essere positivi. Forse per questo sono stati sempre, diciamo, hanno avuto una vita difficile nei loro insediamenti, proprio perché evidentemente quando c'è troppo, come all'epoca lo fu Cristo e il suo modello rivoluzionario all'epoca, no? Allora, della sua professione di amore e di pace che prescindeva da tutto e da tutti. E quindi questa professione di tolleranza ad oltranza, anziché essere bene accolta ed essere introiettata in ognuno di noi, viene combattuta e viene vista come qualcosa di sospettoso, perché evidentemente noi siamo portati a vedere negli esseri umani qualcosa che debba avere a che fare con la furbizia, con la scaltrezza, e non come la pace, l'amore, l'ingenuità quasi di porsi, di andare in mezzo alle genti. Come diceva un passo del Vangelo, vi mando come pecore tra i lupi, e io in questo, in questa frase che è universale, che prescinde da chi l'ha detta e da chi è stata scritta, è diventata patrimonio, io credo, di tutti quelli che credono che col dialogo si possa rivoluzionare il mondo, si possano rivoluzionare i sistemi, si possano rivoluzionare i rapporti. E mai come in questo momento noi abbiamo bisogno di queste rivoluzioni pacifiche, proprio perché viviamo in contesti che necessitano di una nuova fratellanza e di una nuova sorellanza tra i popoli, perché dove c'è pace c'è progresso e sviluppo, dove c'è guerra c'è deserto, desertificazione e c'è fine in ogni caso. Quindi dopo questa pausa, dopo questa breve pausa che meritava la comunità Bektanshi e che mi riservo di approfondire non tra l'altro su quello che si trova su internet, che è abbastanza poco e ha molto di folcloristico, e mi dispiace, conto di farlo anche attraverso degli scritti che mi hanno inviato degli amici albanesi, e spero in un prossimo incontro con la stessa comunità di approfondire il loro percorso e il loro pensiero. Quindi adesso ritorniamo alla religione islamica, di cui comunque, dalla quale proviene comunque la comunità Bektashi, e parliamo del libro fondamentale. Sapete, noi abbiamo dedicato parecchio al libro delle comunità cristiane, che è la Bibbia, e adesso passiamo invece al libro che è il fondamento della comunità islamica. Il loro libro, la loro guida, si chiama Corano. Il Corano è il libro più sacro del mondo islamico. Per ogni musulmano è il bene più prezioso. Il termine deriva dall'arabo al-Quran, che secondo alcuni studiosi è di derivazione siriaca ed è da ricollegare al verbo qara'a, cioè leggere. Il Corano dunque è una lettura ad alta voce, è una recitazione. Infatti, se vi dovesse capitare, o se vi è già capitato, di ascoltare una preghiera fatta da un musulmano, sembra che canti, sembra che reciti, ha un modo diverso di pregare rispetto a quello occidentale o comunque rispetto a quello cristiano, completamente diverso. È una recita, un'interpretazione veramente molto diversa, e per questo molto affascinante quando la si ascolta. Il Corano è un testo complesso. Secondo la tradizione islamica contiene la raccolta completa delle rivelazioni fatte da Dio a Maometto tramite l'arcangelo Gabriele tra il 610 e il 632. Le rivelazioni furono comunicate dal profeta in forma orale e furono in seguito trascritte da alcuni seguaci. Il testo ufficiale fu fissato durante il terzo califfato, Othman 644-656.
Com'è composto il Corano? Il Corano è composto da i precetti, le leggi e le norme giuridiche, cioè le storie e le leggende riguardanti Maometto, ma anche i profeti della Bibbia ebraico-cristiana che lo hanno preceduto, le esortazioni ai credenti a operare bene, gli inni ad Allah e le sure, che si differenziano anche in base al periodo della predicazione. Quelle che riguardano le rivelazioni ricevute alla Mecca, dette sure del periodo meccano, datate dal 610 al 622, che sono anche quelle più antiche. E poi le cosiddette sure del periodo medinese, perché rivelate a Medina, e dunque cronologicamente le ultime, datate dal 622 al 632. Cosa dice il Corano allora? Il Corano comprende tutta la predicazione di Maometto, dal momento della prima rivelazione, nel 610, fino alla sua morte, nel 632. Quindi è comprensiva di 22 anni di predicazione. Ma non è da considerare opera del profeta, bensì di Allah, di cui il profeta non fu che l'intermediario. Per questa ragione il Corano è per il musulmano la parola rivelata da Dio, fissata una volta per tutte e pertanto definitiva e intoccabile. In questo l'Islam si distingue nettamente dal cristianesimo, nel quale invece l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati affiancati nei secoli dalla tradizione, cioè dagli scritti dei padri della Chiesa, dalle disposizioni dei pontefici e dalle decisioni dei concili ecumenici. Un'altra caratteristica del Corano è di non presentare solo precetti riguardanti il culto e i riti della religione islamica, ma di esporre anche le norme giuridiche che devono regolare la società musulmana e disciplinare la vita del credente. Questa, la via diritta o la via battuta, è la famosa Sharia. Famosa Sharia perché forse letteralmente è il termine, il suono che sentiamo riprodurre più spesso e che sentiamo tante volte citare quando si cita la religione islamica. La Sharia è la legge islamica, è quella che disciplina l'attività dei fedeli. Prima di approfondire un po' la Sharia, e che merita insomma qualche approfondimento, vi volevo sottolineare quanto sia importante che la conoscenza di queste nozioni, la condivisione di queste nozioni. Il dialogo interreligioso, io non parlo, quando mi riferisco al dialogo interreligioso, io non approfondisco mai, non mi riferisco mai al dialogo che avviene tra i vertici, perché chiaramente i vertici, i capi religiosi, sono più propensi ad avere incontri, ad avere dialoghi, sono i rappresentanti delle comunità a livello mondiale, sono attenzionati dalla stampa, dalle società, dalla politica di tutto il mondo. Io parlo sempre dei fedeli, della base, del popolo, della gente che pratica e che non si conosce. Pensate quanti pregiudizi si possano vivere nel confronto tra le religioni, tra cristiani e musulmani, tra musulmani e cristiani o ebrei e musulmani, proprio perché c'è una scarsa conoscenza. Sarebbe fondamentale e auspicabile. Io ho sempre detto che a scuola, nell'ordinamento scolastico, si dovrebbe prevedere una storia delle religioni, di tutte le religioni, proprio perché questa conoscenza non accademica, ma dei fondamenti delle religioni che ormai convivono nuovamente, per fortuna, proprio grazie o purtroppo, dovuti purtroppo, dico proprio perché alcuni arrivi delle persone che abbiamo nelle nostre, di popoli che arrivano sulle nostre terre, lo fanno perché non perché vengono soltanto a tentare di trovare un'opportunità o a conoscere la nostra terra, ma perché fuggono da persecuzioni, da guerre, da situazioni
invivibili, e pertanto sono costretti comunque a lasciare la loro terra e ad approdare sulla nostra, e comunque per fortuna portano la loro ricchezza, la loro sofferenza, ma è anche la loro ricchezza culturale e religiosa. Ma noi non la conosciamo bene, noi parlo di società, noi non conosciamo bene l'altro, quindi non sappiamo bene che cosa regoli la loro vita da fedeli, come loro non conoscono la nostra, cosa regoli la nostra. Ecco perché sarebbe veramente importante e fondamentale, proprio perché c'è questo scambio, c'è questa convivenza che da forzata, per le motivazioni che abbiamo detto, deve diventare sicuramente di convivialità, di pace e di progresso comune. E tutto questo non può che avvenire attraverso appunto la conoscenza reciproca, perché non è possibile prescindere da una conoscenza di base di quali sono i fondamenti che regolano appunto le altre religioni. Per questo ho detto, la famosa Sharia, noi la sentiamo citare spessissime volte, ma non sappiamo bene cosa sia. Associamo la Sharia a qualcosa di negativo, cioè a quella legge che impone il velo alle donne, o che è estrema nella sua attuazione, è così ortodossa, chiusa, ma la Sharia inizialmente, concettualmente, è altro. Ecco perché dopo la pausa approfondiremo un pochino di più la Sharia e poi proseguiremo. Come vedete sto tenendo 40 minuti, faccio una pausa ogni 40 minuti così da dare possibilità di bere un caffè o una grappa a seconda dei gusti insomma che abbiamo qui, e poi di approcciarci a qualche altra pillola di informazione rispetto alla religione. Dicevo, dopo che approfondiremo un pochino la Sharia, approfondiremo invece quali sono le pratiche gastroalimentari che il Corano impone, consiglia ai musulmani, ai praticanti della religione islamica, perché ce ne sono parecchi, sono diversi anche a seconda della pratica, dei luoghi in cui questa viene adottata e praticata, e quindi questo può essere una buona base di conoscenza, perché se dovessimo approcciarci alla proposta, per esempio, di un tour turistico che preveda l'ingresso di amici, di fruitori di religione islamica, dovremmo sapere come affrontare, cosa proporre, che tour gastronomici potremo proporli, quando proporli e soprattutto quali alimenti e quali pratiche tenere distanti o quale invece proporre con successo e con condivisione. Abbiamo parlato del Corano, il libro sacro per i fedeli di religione islamica. Abbiamo visto delle caratteristiche fondamentali rispetto al libro sacro e a come viene considerato il libro sacro nel cristianesimo, che è la Bibbia, e adesso stavamo appunto definendo le caratteristiche del Corano e i contenuti dello stesso. Abbiamo detto che nel Corano ci sono dei precetti riguardanti culti, riti, eccetera, ma espone anche delle norme giuridiche che devono regolare la società musulmana e disciplinare la vita del credente. E questa è la Sharia, che letteralmente significa la via diritta, la via battuta. È la legge islamica che disciplina l'attività umana. Dicevo che perché è ritornata alla ribalta recentemente? Proprio perché a causa della riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani, il gruppo dei fondamentalisti islamici, negli ultimi tempi si è di nuovo incominciato a parlare e discusso di Sharia, che con una definizione un po' approssimativa, e questo è quello che dicevo, la scarsa conoscenza genera mostri, viene spesso definita come legge islamica. Di Sharia ha parlato più volte anche il portavoce dei talebani, Mujahid, nella prima conferenza stampa ufficiale dopo la ripresa di Kabul, io direi. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Mujahid ha spiegato che alcune norme che verranno adottate dal nuovo governo talebano prenderanno come riferimento la Sharia, ha destato scalpore e preoccupazione, perché ricordavamo tutti il modo in cui i talebani governarono tra il 1996 e il 2001, imponendo estese limitazioni alle libertà individuali.
Tutti i fedeli musulmani praticanti infatti si dicono seguaci della Sharia e non potrebbe essere altrimenti, perché è la via indicata dal Corano. Ora vediamola un po' di più nel particolare. Perché io ci tengo, nonostante non si stia facendo un corso, io ripeto spesso questa parola accademico di religione, ma la nostra è una conoscenza, perdonatemi il termine e l'aggettivo che userò, ma io la ritengo funzionale ad un percorso. È funzionale a un percorso che stiamo tentando di costruire, che è duplice intanto di conoscenza personale, quindi di arricchimento, dovuto al fatto che comunque intorno a noi sono rappresentate, io dico per fortuna e finalmente, diverse etnie, diverse culture, diverse religioni, e approcciarsi e interagire con queste deve necessariamente avere a disposizione un minimo di conoscenza reciproca, perché altrimenti come faccio ad approcciarmi e a interagire con l'altro se io non conosco nulla dell'altro, non ne conosco i fondamenti che lo muovono? Quindi senza conoscenza si crea la diffidenza, si crea la paura dell'altro, si crea il pregiudizio, mentre questi fondamenti, quindi, io li ritengo funzionali. Percorso personale, quindi abbiamo detto duplice di convivenza sana, democratica e tollerante che dobbiamo andare a costruire, e poi lavorativa, perché se noi abbiamo come fine ultimo quello di essere in grado, di poter essere in grado di proporre dei percorsi che prevedano tour, che in grado di offrire dei percorsi esperienziali, non il solito viaggetto al mare, il solito viaggetto a visitare una chiesa o una moschea, ma offrire un ventaglio completo di opportunità al nostro fruitore, ebbene noi dobbiamo sapere dove ci andiamo a buttare, dobbiamo conoscere quali sono i fondamenti che regolano le vite di questi nostri potenziali clienti, perché altrimenti non avremo offerto né un buon servizio né soprattutto non avremo saputo offrire una esperienza completa, che è quello che noi ci prefiggiamo di fare con queste preparazioni. Dunque, la parola Sharia in arabo significa sentiero, retta via, e nella religione musulmana indica un insieme di concetti astratti che si desumono dai principali testi sacri. La Sharia quindi non è un testo scritto, bensì, come ha scritto qualche anno fa l'esperta di studi islamici Asma Afsaruddin, sono una serie di principi etici e morali ad ampio raggio, che per il fedele musulmano sono perfetti e immutabili. Da soli però non bastano per indicare la retta via, dato che molto spesso non riguardano casi specifici. A tradurre la Sharia in leggi scritte e particolari, i fiqh, sono i fuqaha, i giuristi. Quindi già abbiamo stabilito una realtà sostanziale, che la Sharia è un insieme di concetti astratti, di indicazioni. Quindi, secondo i fedeli musulmani, dato che i fiqh sono prodotti dall'uomo, diversamente dalla Sharia, hanno una natura fallibile e modificabile. Sono quindi aperti a interpretazioni diverse, talvolta anche contraddittorie. Chiaramente, come lo è l'applicazione di una legge in tutte le società. È uno dei tanti aspetti orizzontali dell'Islam, una religione in cui di fatto non esiste un'autorità centrale, ritenuta diretta espressione di Dio, come nel caso del Papa per i cristiani cattolici, né un clero selezionato con metodi simili in tutto il mondo, come accade per esempio con l'ebraismo, che assieme all'Islam, cristianesimo ed ebraismo condividono la credenza in un unico Dio e nella sacralità della figura di Adamo. Quindi nell'Islam c'è questa eccezionalità di non avere una figura unica di riferimento. Tutte le principali scuole di interpretazione della Sharia concordano però nel selezionare le due fonti primarie da cui deve essere dedotta: il Corano, cioè il libro delle rivelazioni che il profeta Maometto
avrebbe ricevuto da Dio nel VII secolo d.C. E la Sunna, cioè le azioni che Maometto e i suoi primi seguaci avrebbero compiuto mentre erano in vita. Quindi gli esempi, le pratiche che aveva vissuto Maometto, le esperienze, quindi questa duplice importanza, interpretazione della Sharia, quindi le rivelazioni e la pratica, l'esperienza del profeta. La Sunna è rappresentata dagli Hadith, cioè versi che contengono la vita di Maometto, tramandati prima oralmente e poi successivamente messi per iscritto. I contenuti della Sharia si dividono in due macro categorie: quelli che regolano il rapporto fra l'uomo e Dio, Ibadat, e quelli che regolano i rapporti tra gli uomini, Muamalat. Fra i primi ci sono i 5 pilastri dell'Islam, quelli che abbiamo elencato e che abbiamo visto, siamo andati un po' a declinare in maniera abbastanza semplice. Vi ricordate? Ramadan, andare alla Mecca, l'elemosina, la preghiera, va bene? La professione, li cito anche qui, la professione della propria fede, la preghiera, l'elemosina, il digiuno del mese sacro e il pellegrinaggio alla Mecca, cioè la città in Arabia Saudita in cui si ritiene sia nato Maometto. Fra i muamalat ci sono invece le norme da tenere nei confronti delle altre persone e delle cose. Per esempio, l'indicazione che uomini e donne hanno pari dignità davanti a Dio, che proviene da un versetto del Corano, o ancora le norme che impongono ai fedeli di essere giusti nei loro affari, di astenersi dalle bugie, di promuovere sempre le cose giuste e rifiutare quelle sbagliate, sintetizza la studiosa Asma. Alcuni muamalat possono essere molto specifici, come per esempio l'indicazione di non mangiare la carne di suino, che si trova in 4 capitoli del Corano. Molti altri invece hanno bisogno di essere interpretati per assumere un significato concreto nella vita delle persone. Cosa abbiamo voluto rappresentare con questa piccola digressione e di approfondimento sulla Sharia? Che a fronte di concetti astratti, di teorie che indicano una via, una chiave di lettura, c'è poi qualcosa di fondamentale per la sua applicazione, e cioè l'interpretazione degli esseri umani. Come diceva questa studiosa, eminente nel campo degli studi degli studi islamici, appunto sulla religione islamica e della Sharia, che io vi consiglio per chi fosse interessato di approfondire le pubblicazioni di questa studiosa. La Sharia è un insieme di concetti astratti che splendidi, affascinanti, avvolgenti, anche perché se qualcosa ti parla di essere promotore di cose giuste, di rifiutare quelle sbagliate, di non dire bugie, di essere giusti negli affari, quindi onesti, di essere giusti nei confronti di quelli che non possono, dei poveri, di essere retti. A fronte di questi concetti può esserci un'applicazione così distante? Eppure sì, gli uomini sono in grado di fare questo. Ed è qualcosa che è accaduto non solo con la Sharia, quindi non solo nella religione islamica, ma in tutte le religioni, in tutte le filosofie, in tutti i credi, laici o religiosi. Perché l'applicazione, cioè quella ricerca di concretezza doverosa che l'uomo deve fare per dare praticità e per dare quasi esecuzione a un concetto e farlo proprio,
è fallace in molti casi. Potrei fare tanti esempi. Ogni religione ha avuto il suo scheletro nell'armadio con il quale fare i conti. Ha avuto nella sua storia applicazioni che solo a ricordarle, pratiche che solo nel ricordarle ci farebbero accapponare la pelle. Ricordo i tribunali delle Sante Inquisizioni, ricordo le persecuzioni ai danni delle famigerate streghe, persecuzioni cruente, non teoriche, persecuzioni cruente che hanno fatto e hanno mietuto migliaia di morti innocenti. In nome di che o di cosa? In nome di qualcosa che non lo richiedeva. Perché non c'è un verso scritto nella Bibbia o nel Corano o da qualsiasi parte che ci spinga a essere cruenti e ad eliminare un nostro simile. Non c'è e non potrebbe mai esserci un'applicazione pedissequa, letterale di un concetto astratto che invece ha la finalità di portare verso la rettitudine. Ed è accaduto, dicevamo, con filosofie e con concetti religiosi, con concetti filosofici. Penso per esempio al marxismo. Adesso sembra un volo pindarico, ma non è così. Guardate, quando c'è un concetto e c'è qualcuno che lo vuole trasferire in maniera rigida, ortodossa, pedissequa ad una realtà che invece va interpretata e va sollecitata e finalizzata ad un percorso di miglioramento sociale e collettivo, non può esserci niente di peggio che un'applicazione scontata, ottusa, che crea mostri, genera mostri, generano intolleranze, generano sofferenze. Tutte queste pratiche che ancora oggi sono presenti intorno a noi, le guerre, le dittature religiose, io le definisco, non si possono sentire ancora ad oggi, no? Questi luoghi in cui alle donne è vietato di esporre il loro viso, addirittura leggevo, potrete leggerlo anche voi negli aggiornamenti che giungono dall'Afghanistan e da tanti luoghi in cui purtroppo la Sharia è legge, quindi non via concetto di riferimento, ma legge applicata da uomini che la interpretano secondo le loro finalità sociali. Addirittura c'è stata una proposta, e credo sarà concretizzata, di tagliare le teste ai manichini che rappresentano le donne, ai manichini donne, che portano abiti femminili. Stiamo veramente alla follia di una cecità applicativa, personale, finalizzata questa ad un annullamento di un soggetto, di un genere, che evidentemente nasconde in sé qualcosa di realmente rivoluzionario, che è quello delle donne, quello femminile. E il genere femminile, guardate, c'è una comunanza di violenza che accomuna, dicevo, le religioni nei confronti delle donne. Le donne sono state perseguitate in tutte le religioni. Non ce n'è una che non possa essere esentata completamente da una visione della donna, un tentativo di soggiogare il soggetto, la soggettività femminile. Ognuno con le proprie diversità, ognuno con i propri metodi, ognuno con i propri sistemi, ma una cosa è certa: le donne in tutte le religioni sono state vessate, nonostante nei libri che ritengono essere questi religiosi rivelatori della parola di Dio,
E non venga proposto questo in realtà. Nel Corano si parla di donne e uomini che hanno pari dignità davanti a Dio, no? Nel Corano. Cristo, la figura di Cristo, abbiamo detto, è stata emblematica, rivoluzionaria, perché accolse una donna di fatto tra i suoi discepoli, anche se non è contemplata ufficialmente nei 12, ma di fatto la Maddalena lo seguiva, è stata essa stessa divulgatrice, quindi una figura importante. Quindi cosa c'è che non va in questi uomini che applicano questi concetti? Evidentemente c'è un uso personalizzato, un uso socialmente finalizzato ad escludere o ad implodere una soggettività che per altri versi è stata sempre ritenuta infastidente per tutti, che è stata vessata ancora oggi, per fortuna, diciamo, nelle altre religioni, negli altri credo, in tante altre parti del mondo, parliamo delle religioni cristiane, di quelle ebraiche, protestanti, quindi cattoliche, comunque in tante altre pratiche c'è stata una evoluzione della figura femminile, seppur con difficoltà, scontrandosi contro ambienti conservatori molto importanti. E guardate che non sono solo ambienti di comando, ci tengo a sottolineare, molti di questi ambienti sono presenti tra gli stessi fedeli, tra le stesse donne. Mi dispiace dirlo, ma è così. Eppure in tante religioni c'è stato un passo avanti. Pensiamo alle tante proposte che arrivano adesso di allargare, per esempio, alle donne, alle figure femminili, la pratica della funzione religiosa nella religione cattolica, quindi nella celebrazione della liturgia. Ci sono tante pratiche, tante novità, tante proposte, quindi c'è un fermento da parte della comunità femminile religiosa che chiede un cambiamento, mentre non ce n'è ancora uno all'altezza, nonostante, attenzione, noi parliamo sempre nei luoghi in cui si praticano queste restrizioni, perché purtroppo l'ordine pubblico, la società viene retta in maniera violenta. Parliamo di società assolutamente non democratiche, di regioni non democratiche, di nazioni dove non è possibile che una donna si possa proporre per un cambiamento, possa proporre un'idea altra che non sia quella dominante del proprio governo, dittatoriale e militare, ricordiamo, non ci sono frati qui a tenere la Sharia, per esempio, in Afghanistan, ma ci sono delle armi e ci sono delle pratiche. Quindi un'azione militare che sposa una religiosa o viceversa, non si sa bene dove incomincia una e finisce l'altra, ma di fatto c'è una commistione notevole tra violenza armata e questo tipo di tirannia. Stavamo parlando dell'Afghanistan, quindi continuiamo qui, ma ci sono altre zone in cui è presente un tipo di governo simile. E il fatto che le donne non possano scoprirsi il volto, piano piano le stanno di nuovo eliminando da tutte le scene sociali, dalla società. Quindi addirittura, per essere proprio coerenti, elimineranno le teste dai manichini che rappresentano la figura femminile. Quando espongono i negozi, insomma, saranno costretti i negozi d'abbigliamento a togliere la testa. Questa è una cancellazione. È già cancellare un soggetto dalla società, nasconderlo. Adesso, ancora di più, addirittura cancellarlo anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista della rappresentazione persino plastica. Quindi è qualcosa che purtroppo ci impone una riflessione a 360 gradi, veramente completa, che prescinda veramente
dal credo religioso. Quella, bisogna che diventi ampia e che tutta la comunità si interroghi sulle pratiche, sulle condizioni che possa mettere in atto per far sì che questo continuo attacco alla figura femminile possa essere fermato. Perché si attacca in tanti modi. Certo, in altre situazioni non è cruento come quello dell'Afghanistan, ma è cruento lo stesso quando si nega a una donna lo stesso diritto di un uomo, quando la donna ancora viene vista come soggetto da proteggere, fa parte dei soggetti fragili, perché è una categoria. Quindi questo processo di normalizzazione, di parità, io non voglio soffermarmi, anche se purtroppo l'ho già fatto per alcuni minuti, sulla condizione femminile, certo non stiamo parlando di questo, ma per dire quanto di comune c'è in tutte le religioni rispetto al tentativo di annullare, e in alcuni casi purtroppo quasi riusciti, le donne dalla figura, dalla pratica sociale, dalla vita sociale. Perché io ho detto questo? Perché intanto questa è una studiosa donna, questa che ha fatto venire fuori questo concetto reale della Sharia, che ha spiegato bene cos'è la Sharia. Quindi per dire, se noi dobbiamo andare a rimuovere il pregiudizio che ci attanaglia nei confronti dei musulmani, questo timore, il timore che possano essere violenti, che possano portare violenza, ebbene noi con la conoscenza rimuoviamo questo pregiudizio. Non è l'Islam, non è la Sharia che ci può indurre timore, ma è l'applicazione di alcune fette della società, è l'applicazione che gli uomini fanno di concetti meravigliosi che deve indurci a proporre delle strategie per ridimensionarli. Quindi conoscenza uguale tolleranza. E abbiamo detto, e un ruolo importante lo dovranno rivestire le donne. Guardate, io ci tengo molto. In questo dialogo che abbiamo fatto, in questo dialogo che abbiamo sviluppato interreligioso, la figura delle donne è stata fondamentale. Le donne creano comunità, a prescindere, creano reti, a prescindere, tessono, adesso non per richiamare la figura della moglie di Ulisse, ma è così, di Penelope. Ma noi abbiamo il ruolo di tessere, lo abbiamo fatto storicamente e lo dobbiamo fare ancora adesso per creare delle nuove condizioni sociali. E lo possiamo fare anche a partire dalla conoscenza reciproca dei nostri credi religiosi. Ritornando al Corano, come ci diceva Asma Afsaruddin, ci sono dei muamalat, che sono queste norme da tenere nei confronti delle altre persone, delle cose, sono delle indicazioni presenti all'interno del Corano, che sono molto specifici, come per esempio l'indicazione di non mangiare la carne di suino. Questa indicazione si trova in 4 capitoli del Corano, pensate. Molti altri invece hanno bisogno di essere interpretati per assumere un significato concreto. Il divieto di consumare alcol, che tradizionalmente viene associato all'Islam, deriva da un hadith in cui Maometto vieta di consumare sostanze intossicanti. Quindi la maggioranza delle scuole di pensiero dei giuristi musulmani, della dottrina sunnita, che è uno dei 2 rami principali dell'Islam, oltre a quello sciita, anche qui avremmo potuto, dovuto e voluto dire molto, ma purtroppo il tempo non ce lo consentiva, perché la guerra che si sono condotti i due rami dell'Islam, quello sciita e quello sunnita, ha prodotto catastrofi nelle società in cui è avvenuto, quindi per dire. Ma non è questo il luogo per parlarne. Comunque, a seconda della scuola di pensiero ci sono delle interpretazioni. Dicevamo che per i sunniti
per il ramo sunnita, si ritiene che il termine usato per definire le sostanze intossicanti, il khamr, si riferisca alle sostanze prodotte con l'uva e a quelle prodotte col dattero. Va bene? Esclusivamente quindi a questi due prodotti, a questi due frutti, che sono noti per la loro fermentazione. Quindi per estensione ha vietato tutte le bevande alcoliche. Alcuni giuristi della scuola di pensiero Hanafi, la più popolare dell'Islam sunnita, pensano invece che siano khamr, cioè proibite, soltanto le bevande alcoliche che derivano dall'uva e dal dattero e che quindi sia permesso bere, per esempio, liquore mirtilli oppure la birra, che invece viene prodotta con i cereali. Quindi anche all'interno della stessa interpretazione dei giuristi sunniti c'è una differenza, rigida una, meno rigida l'altra. Ma alla fine quali sono gli alimenti proibiti per i musulmani? Adesso scopriremo insieme una lista di cibi proibiti e quali sono le regole perché un piatto si possa definire sicuro. Perché io l'ho proposto? Perché intanto, come ho scritto, è un modo per avvicinarsi a una realtà culturale differente, a partire dalle abitudini e dalle tradizioni alimentari, ma anche perché attraverso questi riscopriamo delle cose in comune, capiamo il perché. Quando non ci sappiamo dare una spiegazione, istintivamente noi abbiamo paura, non sappiamo darci una spiegazione. L'ignoto, ciò che non si conosce, crea paura. Ciò che si conosce crea dialogo, confronto e la conoscenza passa anche attraverso la conoscenza delle abitudini e delle tradizioni alimentari. Vediamo adesso cosa sono i cibi halal e haram, cibi proibiti e cibi non proibiti, secondo l'Islam. Parto con una citazione. O uomini, mangiate ciò che è lecito e buono, non seguite le orme di Satana, poiché egli è nemico dichiarato per voi. Dalla Shura. Lecito, quindi concesso, non proibito, giusto, in arabo è halal. Ecco dunque per quale motivo la lista di alimenti che è consentita nella dieta delle persone di religione islamica viene definita così. A loro si contrappongono i cibi e le bevande proibite haram, appunto che vengono considerate pericolose per il corpo e per lo spirito. Le ragioni all'origine di questa distinzione, infatti, sono legate in parte a motivazioni igieniche e sanitarie, cioè non c'è nulla di mistico, in realtà. Consumare carne di maiale anticamente poteva essere pericoloso per l'uomo, poiché cibandosi di scarti e carcasse, il suino poteva trasformarsi in portatore di malattie. D'altro canto, il divieto di consumare qualsiasi tipo di bevanda alcolica pare abbia origine nel fatto che vino e distillati possono portare ad alterazioni della percezione e far male all'organismo. Quindi, basta approfondire un po' e capiremo, non c'è nulla di mistico del perché si vieta il suino e poi nella tradizione si è continuato a vietare il suino, la carne di suino, di assumere carne di suino, proprio perché anticamente i maiali si cibavano di tutto quello che trovavano, chiaramente, evidentemente lo fanno ancora oggi, ma noi partiamo dal presupposto che adesso i suini sono tutti in allevamenti e quindi l'allevatore dà da mangiare cose che non potrebbero nuocere eventualmente poi dopo. Quindi è cambiato moltissimo nella gestione dell'allevamento, nella produzione, nella frollatura, in tanti. Tenete presente, io non ho approfondito ancora di più per non tediarvi, ma anche nelle
bevande e nei cibi consentiti ci sono delle procedure, quindi il cibo non è solo consentito perché è, non so, è un frutto, sono le more per esempio, ma anche nella procedura che si fa di coltivazione o nelle carni di allevamento ci sono delle procedure consentite e delle procedure non consentite che poi portano a definirle halal, cioè non proibiti, o haram, cioè proibiti. Quindi c'è tutta una fase di concetto che è di preparazione e di produzione che va rispettata e che consenta poi di definirle lecite come bevande o leciti come prodotti. Però vediamo una lista di alimenti che secondo l'Islam sono proibiti. Abbiamo detto carne di maiale, carne di cinghiale, che insomma, è il fratello del maiale, animali carnivori in generale, l'asino addomesticato. Guardate, io l'ho sottolineato, l'ho messo perché anche se adesso insomma è abbastanza difficile trovare un asino che lavori per una famiglia, che faccia parte di una famiglia e che poi venga mangiato, perché l'asino purtroppo è un animale che ha rischiato di estinguersi e quindi veramente è difficile, sarebbe difficile da trovarlo, però comunque noi partiamo sempre dal presupposto appunto che l'Islam è presente praticamente in tutto il mondo, ci sono tante zone ancora dove l'asino fa parte della quotidianità, viene utilizzato ancora come mezzo di trasporto, è un ausilio all'attività agricola o all'attività quotidiana lavorativa in generale della persona del padrone, insomma, che lo detiene, che lo ha con sé. Il vino, abbiamo detto perché, no? Perché per alcuni c'è questa differenza, sempre all'interno della stessa, pensate, tribù, della stessa etnia che quella sunnita, che una parte dei giuristi sunniti ritengono che l'indicazione del divieto sia limitato a fermentazione, al prodotto risultato della fermentazione di due frutti che sono il dattero e l'uva, mentre per alcuni è esteso a tutto ciò che poi viene tramutato in alcol, e quindi alcuni limitano al vino, altri, e non per esempio alla birra o a dei liquori, a dei distillati che non provengano da uva, mentre altri estendono a tutto ciò che è alcolico. L'anguilla, e non è un caso, l'anguilla, che sta tra l'altro nella nostra tradizione culinaria, no? Nella nostra, io mi riferisco, per quelli che non sanno, a quella pugliese, da noi, ma credo anche in altre zone costiere, no? Credo anche in altre zone costiere delle Marche, dell'Abruzzo, se non mi sbaglio, l'anguilla fa parte della nostra tradizione culinaria, mentre l'Islam lo vieta. Perché? Perché l'anguilla è un serpente e quindi è l'animale impuro per eccellenza, è quello che rappresenta Satana, quindi e non è possibile. L'aragosta, l'astice, il pesce spada, la razza, il calamaro, la seppia, gli scampi, i frutti di mare e il coniglio. Questi sono in teoria gli alimenti proibiti nella maggior parte dei casi dai fedeli di religione islamica. In realtà anche all'interno di questi c'è da fare dei distinguo. Allora, adesso ci avviamo velocemente verso la fine della nostra lezione, quindi abbiamo elencato precedentemente gli alimenti che sono proibiti. Adesso vediamo se c'è qualcosa che invece è consentito, e c'è più di una cosa ed ha delle particolarità. Stavamo parlando degli alimenti consentiti, quindi halal, dalla religione islamica. È permesso mangiare qualunque tipo di pesce dotato di squame. Abbiamo visto prima quelli che non era possibile mangiare, adesso vediamo quali invece sì. Trote, salmoni, lucci, triglie, muggini, carpe, merluzzi, naselli, acciughe, eccetera. Sono leciti gamberi e gamberetti.
Altre creature come balene, squali, tartarughe e granchi, quindi dotate di carapace, non è possibile mangiarli, sono haram, compresi i frutti di mare. Per essere considerata halal e quindi commestibile, la creatura acquatica deve essere tolta dall'acqua ancora viva, ma non ha alcuna importanza il metodo di pesca che viene utilizzato, mentre per i mammiferi e per gli altri animali la macellazione invece è importante come metodo per essere considerato haram, quindi proibito, o halal, quindi consentito. Le uova dei pesci vengono considerate in base al tipo di pesce che chiaramente le ha prodotte. Fra gli animali domestici sono considerati leciti cammelli, mucche, pecore e capre. Tutti questi animali sono considerati leciti perché hanno lo zoccolo fesso, cioè non stupido, ma fesso, cioè col taglio centrale, non tipiche del loro genere. Ci sono tanti animali selvatici, insomma, come possiamo notare c'è una gran varietà di alimenti che sono considerati leciti. Perché per noi è importante? Perché in una ipotesi di costruzione di un percorso anche gastronomico rispetto per esempio a un gruppo di fruitori di religione islamica, non ci sono problemi. La conoscenza, appunto, abbiamo un vasto repertorio. Io immagino tante persone, tante religioni, tante persone che hanno voglia di conoscere il nostro paese e che hanno queste regole alimentari, da noi manco se ne accorgerebbero per la varietà dei prodotti che potremmo offrirli, ma vale la stessa cosa per l'Albania, per il Montenegro. Quindi le restrizioni sono apparentemente tali, abbiamo un portafoglio enorme da poter offrire, quindi una varietà enorme, e pensate anche di proporre all'interno di ipotetici tour, anche per esempio dei tour gastronomici che prevedono la preparazione in maniera alternativa di questi prodotti, o in maniera tradizionale, o di preparare con le stesse persone, o farli diventare insegnanti, tutor della preparazione di un prodotto. Guardate, quando si prepara e si offre un percorso, ci sono tante idee che potrebbero essere prese a spunto, ad esempio, proprio dall'alimentazione. Abbiamo visto prima giusto un riferimento ancora ai Bektashi che mi hanno talmente impressionata. A proposito dell'alcol, ma ve la dico dopo perché ho una parentesi anche destinata all'alcol in generale, a come viene visto all'interno dell'Islam, del Corano, e come poi viene interpretato dai Bektashi. Dicevo quindi c'è una grande varietà e una grande ricchezza che può essere condivisa e non ci deve spaventare la restrizione, proprio perché abbiamo tanto da poter offrire tra i cibi consentiti. Tra l'altro in Italia, ma anche ho letto qualcosina, anche a Tirana ci sono proprio degli importatori che importano dei cibi direttamente dalle zone dove avviene tutta la procedura richiesta dalla RAME, che rivendono cose certificate, quindi con una provenienza, anche questo è scambio. Quindi perché no favorire un'importazione di prodotti che hanno e certificano, Mimmo, questo anche per te, vedi che certificano la produzione haram, quindi tutta la procedura haram ritenuta corretta, halal, quindi che hanno tutta la procedura consentita per poi poter fruire del prodotto. È una cosa positiva, quindi apre tanti scenari la conoscenza di questi prodotti. E poi ci sono anche i volatili che sono consentiti mangiare, i pennuti, polli, galline, tacchini, alcuni uccelli come fagiani, struzzo, altri come corvi, pavoni e cornacchie no, sono considerati illeciti. Va rimarcato però che nel caso in cui una persona sia in pericolo di morte per fame, qualunque cosa, incluso le bevande e gli alimenti proibiti, possono essere utilizzati per salvarsi, anche se bisogna sempre ricordare che i cibi illeciti, come pure le bevande illecite, devono essere considerati come un'estrema risorsa, quindi da utilizzare centellinando giusto il minimo per poter sopravvivere. Cito adesso un versetto della Sura,
ti chiederanno del vino e del gioco d'azzardo. Di in entrambi vi è un grande peccato, unito ad un piccolo vantaggio per l'essere umano. Ma il male, che è quello del soddisfacimento momentaneo, no? Ma il male è molto maggiore del vantaggio. Questa è una citazione di un versetto, e poi ho messo una spiegazione di un imam che dice: Allah ha proibito l'alcol a causa dei suoi maligni risultati. Esso infatti azzera la possibilità di uso della ragione e distrugge anche l'aya, il pudore e il senso di vergogna. Non vi associate con i bevitori, poiché quando subiranno le conseguenze della loro condotta, anche chi si accompagnava loro, quindi gli amici, verrà coinvolto. Chi siede ad un tavolo dove ci sono persone che bevono liquori è maledetto. Bene, quando siamo stati in visita presso la comunità Bektashin, pensate che l'approccio di Sai Baba è stato l'opposto. Cioè lui, proprio partendo dall'effetto che l'alcol produce, genera nell'essere umano, ha detto che invece loro lo consentono, nella loro comunità consentono l'utilizzo di alcol proprio per questa capacità e per questo pregio di far abbassare i costrutti, cioè le barriere. Quindi fa essere se stesso, conosci la persona quando non ha filtri. Pensate il diverso approccio che hanno rispetto al consumo di un prodotto. Guardate, è fantastico, è veramente bellissimo in entrambi i casi, perché sono motivati in entrambi i casi. Come vi dicevo, e io direi che con l'Islam possiamo chiudere, l'abbiamo approfondita, e mi scuso ancora per questo piccolo problema, questo inconveniente che abbiamo avuto, e direi che un quadro non esaustivo assolutamente, ma quelle nozioni, abbiamo condiviso le nozioni che possono essere funzionali, abbiamo detto prima, all'utilizzo che dobbiamo farne. Quindi abbiamo una competenza in più, conosciamo delle cose in più, dei fondamenti in più, che ci potranno consentire di svolgere un eventuale lavoro in questo settore con più cognizione di causa. Ma non potevamo completare la nostra panoramica senza citare e dire qualcosa sulla religione ebraica. La religione ebraica va citata intanto perché è la religione più antica del mondo, tra quelle monoteiste parliamo sempre chiaramente, ed è all'origine degli altri due culti di cui abbiamo parlato così approfonditamente. Non è per trascuratezza che l'abbiamo ridimensionata, ma proprio perché nei nostri incontri abbiamo incontrato delle comunità minime, per cui e poi diciamo che la religione ebraica è già all'interno storicamente delle nostre comunità, forse è quella che conosciamo meglio, comunque la citiamo e diciamo, diamo qualche fondamento anche di quella ebraica. È tra le più antiche religioni del mondo, ha dato origine agli altri due, abbiamo detto, ed è all'origine del cristianesimo e dell'Islam. All'origine della storia del popolo di Israele c'è un comando divino rivolto ad Abramo: lascia il tuo paese, esci dalla tua terra, io ti darò una nuova terra e la tua discendenza diventerà un popolo, il popolo della mia alleanza, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Pensate anche, ogni tanto io cito frasi dai libri, perché in questo caso parliamo dell'Antico Testamento, della Bibbia, perché pensate che frase stupenda è tutta l'interpretazione che è stata data della stessa. Quindi anche in quel caso c'è stata un'interpretazione maligna, oserei dire, ad opera dell'uomo. C'è qualche cenno, poi Mosè che guida la fuga dall'Egitto, tutte le persecuzioni che hanno vissuto i popoli di Israele, la promulgazione della Torah con cui rinnovava Dio il patto di alleanza tra gli uomini ed esso stesso, e poi la vita degli ebrei durante il Medioevo con tutta la fuga, quindi stavamo dicendo con le migrazioni che ci sono state in tutto il resto dei territori limitrofi, e dopo dal 1500 già gli ebrei subirono contraccolpi di un'intolleranza generalizzata tra fazioni cristiane, e uno di questi segni si tramutò, perché lo cito, perché poi voglio dire gli altri non è che hanno scoperto dopo, durante il nazismo, il ghetto, i ghetti esistevano già da prima, perché i ghetti sono nati nel 1500 allo scopo di confinare, e fu fatto per oltre 2 secoli, gli ebrei in quartieri a loro riservati. Anche allora però fu un tedesco a propugnare una netta distinzione tra Stato e Chiesa, tra l'ambito civile e quello religioso, e spinse così gli ebrei europei a rifiutare il ripiegamento su di sé, ad uscire dalla tradizionale
rassegnate emarginazione a farsi partecipi attivi della cultura e della politica nazionale. Tale processo di integrazione civile diede luogo ben presto ad un ebraismo liberale, laicizzato, emancipato dalle tradizioni confessioni ebraiche. E di qui, anche dall'esterno, dalla società civile, venne una nuova ostilità, chiamata antisemitismo, che purtroppo conosciamo molto bene, l'ho voluta citare perché in questi giorni, sapete bene, si ricorda la Shoah, che è la catastrofe, l'annientamento, le deportazioni nei campi di concentramento nazisti, che io estendo a un fatto di intolleranza al di là di quella religiosa, che è stata quella più evidente, più perpetrata, più voluta dai nazisti e dai fascisti, ma anche una intolleranza spesso verso tutto quello che era diverso, da tutti i punti di vista, etnici, culturali, religiosi, sessuali, culturali, sotto tutti i punti di vista. Quindi proprio il 27 noi ricordiamo in Italia e comunque anche nel mondo quello che è stata la catastrofe della seconda guerra mondiale e quello che ha prodotto, compreso purtroppo l'approvazione della spartizione della Palestina tra ebrei e arabi. Nel 48 poi nacque lo Stato di Israele, dico purtroppo perché non è stata una spartizione che potremmo definire, come potremmo definirla? Consenziente, nel senso che purtroppo è capitato che quello ha generato 60 anni, anzi 80 forse sì, 60 anni sicuro di guerre ed è stata una cosa abbastanza brutta che ancora oggi vivono quegli stati, sappiamo bene la Palestina che è sempre in conflitto con Israele. Ora ho dato questa panoramica veloce, chiaramente assolutamente non esaustiva della religione ebraica, e quindi me ne perdonerete l'utilizzo che ho fatto così, questo scempio, però avevo bisogno di velocizzare, ma andava ricordato quello che stiamo vivendo in questo periodo, perché la memoria serve a non ricadere negli errori e io credo anche nel piccolo quello che stiamo facendo noi. Noi stiamo facendo il minimo indispensabile, ci stiamo conoscendo gli altri, stiamo approfondendo quello che è il fondamento della convivenza tra i popoli, la conoscenza reciproca. Quando si sta insieme bisogna conoscersi, bisogna riconoscersi nell'altro, paradossalmente, nei pregi, nei difetti, nelle cose che ci accomunano, nelle cose che ci dividono, e questo dobbiamo renderlo utile alla costruzione di questo nuovo mondo. Spero che sia una cosa fattibile, io sono una ottimista e credo che la conoscenza salverà il mondo. Quando si dice la bellezza salverà il mondo, e la bellezza è conoscenza, e quindi fa parte della conoscenza, la cultura, l'arte, tutto quello che è ricchezza e patrimonio culturale, artistico di ognuno di noi, di tutti i nostri popoli, salverà il mondo alla fine. Ma noi dobbiamo essere interpreti e attori di questa salvezza, proponendo anche noi la nostra alterità, la nostra visione di quello che potrebbe essere magari un tour innovativo nei luoghi della nostra conoscenza, della nostra storia, del nostro passato, ma anche del nostro futuro.